Paul Newman, la leggenda del cinema dagli accattivanti occhi blu e dalla brillante carriera, ma era così perfetto come il pubblico pensava. Dietro l'aureola, la sua vita familiare nasconde angoli che pochi conoscono, le sue abitudini, il dolore per la perdita di un figlio e le sue sorprendenti confessioni alla fine della sua vita. Tutto ciò vi farà guardare a Paul Newman in modo completamente diverso. Quale verità sta aspettando di essere rivelata? Esploriamo. Ascesa alla celebrità. Paul Newman è nato a Cleveland Heights, Ohio, il 26 gennaio 1925 e vive a Cleveland Heights. Le sue origini sono un insieme eterogeneo di culture e costumi provenienti da tutto il mondo. Era figlio di immigrati ungheresi e polacchi e suo padre, Arthur Newman, era di origine ebraica. Si dice che la madre Teresa fosse di origine slovacca, nel prospero quartiere di Shaker Heights, che si trova a Cleveland. I suoi genitori avevano un'attività di articoli sportivi che aveva un certo successo. Sebbene la famiglia di Paul fosse finanziariamente stabile e lui avesse goduto di un'educazione felice, nonostante queste circostanze fortunate dovette affrontare delle sfide. Nonostante Paul fosse un atleta di talento e un discreto studente per tutta la durata del liceo, non gli fu permesso di entrare in una confraternita. L'esperienza ha lasciato un'impronta su di lui ed è molto probabile che abbia plasmato le sue prospettive future sui temi dell'uguaglianza e della giustizia. Allo stesso tempo, la sua infanzia fu un periodo di grande inventiva. Solo all'età di 7 anni partecipò a una recita scolastica intitolata Robin Hood. In quel breve ruolo si accese qualcosa in lui. Dopo qualche tempo, è diventato membro del programma teatrale per bambini della Cleveland Playhouse, dove ha partecipato a produzioni come St. Giorgio e Il Drago. Sebbene non considerasse ancora la recitazione un'opzione di carriera praticabile, la trovava comunque piacevole. Dopo essersi diplomato alla Shaker Heights High School nel 1943, si iscrisse al Kenyon College con l'intenzione di laurearsi in economia. Tuttavia, i suoi studi furono interrotti dalla Seconda Guerra Mondiale, che gli impedì di completare la laurea. Nello stesso anno si arruolò nella Marina degli Stati Uniti, non molto prima di compiere 18 anni, con l'intenzione di diventare pilota. Durante l'addestramento, il personale medico identificò un daltonismo. Fu mandato a lavorare come radioman e mitragliere posteriore. Nel 1945 era di stanza alle Hawaii, dove si stava preparando per le operazioni militari. Nell'ambito della partecipazione della Marina degli Stati Uniti alla battaglia di Okinawa, la sua unità fu dislocata sulla portaerei USS Bunker Hill. D'altra parte, il suo pilota ebbe un'infezione all'orecchio proprio prima del periodo di schieramento. Ha servito bene il suo paese e ha ricevuto onorificenze, tra cui la American Area Campaign Medal e la World War II Victory Medal, al termine del suo servizio. Tuttavia, ciò che è più degno di nota è che lasciò la Marina con un nuovo punto di vista. L'esperienza cambiò la sua prospettiva di vita. Gli si era presentata una seconda opportunità e non aveva intenzione di lasciarsela sfuggire. Al ritorno dalla guerra si iscrisse al Kenyon College. Il suo entusiasmo per l'economia cominciò a scemare. Partecipò a spettacoli teatrali come La Prima Pagina, La Zia di Charlie e La Bisbetica Domata mentre era studente al Kenyon College. Queste opere sono state interpretate da lui stesso. Uno dei suoi ruoli più importanti fu quello in La Zia di Charlie. In seguito al terribile incendio che si è verificato nel campus, ha portato la necessaria comicità all'università interpretando il ruolo di un uomo travestito da donna. Inoltre, è stato autore e regista di un musical studentesco all'università. Questo dimostra il suo acuto senso dell'umorismo e il suo talento naturale per la narrazione. Trovò un senso nel teatro, nonostante le difficoltà scolastiche. Riflettendoci, è chiaro che la sua espulsione dall'Università dell'Ohio non è stata il capitolo finale della sua vita. Lo spinse verso qualcosa di più sano. Subito dopo la laurea, nel 1949, la vita di Newman seguì un percorso diverso. Dopo la scomparsa del padre, nel 1950, gli fu affidata la gestione del negozio di articoli sportivi Newman Stern di Cleveland, che era l'azienda di famiglia. Nonostante il negozio fosse in funzione dal 1915 e fosse uno dei più grandi della città, Newman non ne fu entusiasta. Dopo un po' di tempo, si rese conto che stava cercando di sfuggire a quella realtà piuttosto che godersela. Nel 1951 fece una scelta coraggiosa. Dopo essersi trasferito da Cleveland, si iscrisse alla Yale School of Drama.
All'inizio intendeva laurearsi in regia, poiché era ancora convinto di avere le capacità necessarie per diventare un attore. Ma dopo aver trascorso un anno a Yale, prese una decisione coraggiosa e si trasferì a New York, dove iniziò la sua formazione attoriale presso il rinomato Actors Studio sotto la tutela di Lee Strasberg. Durante il periodo trascorso lì, fu esposto a pratiche di recitazione metodica che avrebbero avuto un impatto duraturo sulle sue performance per tutta la carriera. A Broadway, nel 1953, viene scritturato per lo spettacolo Picnic, scritto da William Ing. Questo fu l'inizio della sua carriera di attore. Tuttavia, il regista Joshua Logan non ritenne Robert adatto al personaggio di Hal Carter, nonostante il suo desiderio di interpretare il ruolo principale. Newman fu invece scelto per interpretare il ruolo di supporto di Alan Seymour per tutto il film. Nonostante la delusione per non essere stato scritturato per il ruolo che sperava di ottenere, Picnic fu un enorme successo, fu rappresentato 477 volte e ricevette il plauso della critica. Anche Joanne Woodward, una giovane attrice che lavorava come sostituta, gli fu presentata in seguito a questo episodio, sebbene nessuno dei due ne fosse consapevole all'epoca. Questo incontro si sarebbe rivelato l'inizio di uno dei matrimoni più noti della storia di Hollywood. Inoltre, Newman assistette all'esecuzione della parte principale come sostituto, preparandosi così a futuri ruoli da protagonista. È possibile che Picnic non lo abbia posto sotto i riflettori, ma lo ha portato all'attenzione del mondo del lavoro. In seguito, fece il suo debutto nell'industria cinematografica. Nel 1954, Newman fu scelto per il ruolo in un'opera biblica intitolata Il calice d'argento. Basilio era un artigiano greco incaricato di realizzare un calice d'argento per l'ultima cena. Egli interpretò il ruolo di Basilio. Avrebbe dovuto essere un momento decisivo della mia carriera, ma il film fu un completo e totale fallimento. La critica lo definì noioso ed eccessivo. È stato il peggior film prodotto negli anni 50, affermò Newman in una successiva dichiarazione. Nel 1963, quando il film stava per essere trasmesso in televisione, Newman pubblicò un annuncio su Variety, esprimendo il suo rammarico per la sua interpretazione. Le sue scuse hanno suscitato l'interesse della gente e lo show ha ottenuto un numero di spettatori superiore a quello previsto. Il film è comunque riuscito a fargli ottenere una nomination ai Golden Globe nella categoria Most Promising Male Newcomer, nonostante la sua delusione. La gente vedeva il suo potenziale anche quando non aveva successo, il che ne era un sintomo. L'ascesa alla ribalta di Paul Newman non è stata solo dovuta alla sua naturale abilità. Il tempo, la fortuna e una presenza che lo rendeva difficile da ignorare sono stati tutti fattori che hanno contribuito al risultato. Solo nel 1956 ebbe la sua grande occasione con il film Qualcuno lassù mi ama, in cui James Dean aveva quasi ottenuto il ruolo di protagonista. Prima del triste incidente automobilistico di Dean, era già stato scritturato per la parte del pugile Rocky Graziano. Tuttavia, il ruolo rimase vacante dopo l'incidente. Dopo l'intervento di Newman, quella che potenzialmente poteva essere solo un'altra biografia sulla box, si trasformò in qualcosa che sarebbe stato ricordato per sempre. Graziano è stato interpretato da lui come un uomo pieno di paradossi, fermo ma debole, aggressivo ma affascinante allo stesso tempo. Si trattava di un'interpretazione che aveva un che di genuino, che presentava a Hollywood la prova che egli era più di una semplice bella recluta. Il duro realismo del film era in anticipo sui tempi e ha contribuito alla creazione di capolavori successivi come Rocky e Toro Scatenato. Inoltre, il film si avvaleva di un cast ricco di star emergenti. Oltre a Pier Angeli, che interpretava la moglie di Graziano, apparvero presto anche interpreti come Steve McQueen e Robert Loggia, che interpretavano personaggi secondari. Ad aumentare l'impatto del film fu il fatto che fu premiato con 2 Oscar, uno per la migliore direzione artistica e uno per la migliore fotografia. Inoltre, dimostra che Newman possiede le qualità necessarie per essere un protagonista. Successivamente, nel 1958, gli fu affidata una parte che lo avrebbe reso una figura ben nota al pubblico. Brick Paulett, un ex atleta che lotta con l'alcolismo e con problemi interiori, fu interpretato da Newman nell'adattamento del classico dramma di Tennessee Williams, La gatta sul tetto che scotta. Newman fu nominato per interpretare il ruolo di Brick Paulett. Ha interpretato il ruolo di coprotagonista di Elizabeth Taylor
e la chimica sullo schermo tra i due ha reso ogni momento elettrizzante. Nella narrazione sono stati affrontati temi profondi come le famiglie disfunzionali, il denaro e la soppressione delle emozioni. Nella sua interpretazione di Brick, Newman ha recitato con una calma intensità, rivelando il dolore che si celava sotto la sua superficie. Sia il pubblico che i recensori rimasero impressionati dalla sua interpretazione, lodando la sua capacità di conferire un senso di profondità al personaggio. Che non fosse solo un bel viso lo dimostrò ancora una volta il fatto che fu nominato per la prima volta all'Oscar come miglior attore. Il film ricevette in totale 6 nomination all'Oscar, riscuotendo un enorme successo. Anche se non vinse alcun premio, consolidò la posizione di Newman come uno degli interpreti più importanti di Hollywood. La scelta di girare il film a colori ebbe anche una conseguenza imprevista. Ha portato l'attenzione sui suoi splendidi occhi blu, che sono diventati una delle qualità di cui si parlava di più di lui. In seguito a quel particolare momento, il suo aspetto divenne famoso quanto le sue prestazioni. All'inizio degli anni 60, Newman aveva raggiunto l'apice della sua carriera. Nel film The Hustler, uscito nel 1961, interpretò il ruolo di Eddie Felsen, un truffatore di biliardo che lavorava per poco tempo ma aveva grandi sogni. Il film non era solo elegante, ma anche drammatico e ricco di enigmi etici. Newman conferì al ruolo sia l'arroganza che la vulnerabilità, dando vita a uno degli antieroi più indimenticabili della storia del cinema. Il film ottenne 9 candidature all'Oscar, tra cui una menzione per Newman. Hood è arrivato nel 1963. Hud Bannon, un ranchero egocentrico, è il personaggio che Newman ha interpretato in questo dramma western. Hood era un nuovo tipo di personaggio per Hollywood poiché, in contrasto con gli eroi classici del western, era irresponsabile e presentava incongruenze nella sua moralità. Per il film furono assegnati 3 premi Oscar, mentre Newman fu nominato per un ulteriore premio come miglior attore. Nel 1967, nel film Cool Hand Luke, Newman diede un'altra interpretazione che sarebbe rimasta a lungo nella memoria. L'attore interpreta Luke Jackson, un prigioniero ribelle che rifiuta di farsi piegare dal sistema. Grazie alla sua disobbedienza, è diventato un simbolo della resistenza e la sua interpretazione è stata il catalizzatore che ha trasformato il film in una pietra miliare della cultura. Questa particolare frase del film è diventata una citazione leggendaria. Newman è stato associato indissolubilmente all'osservazione. Nonostante sia nata dal personaggio di Strother Martin, è stato nominato per l'10° Academy Award, che va ad aggiungersi alla sua crescente eredità. La gente non riusciva a smettere di parlare dei suoi occhi blu, nonostante tutto quello che stava succedendo. Nonostante Newman non abbia mai lasciato che il suo aspetto lo definisse, essi erano famosi quanto i suoi film. La storia d'amore di Paul Newman. Nel 1953, quando Paul Newman e Joanne Woodward lavoravano entrambi come sostituti nello spettacolo teatrale di Broadway Picnic, si innamorarono l'uno dell'altra. All'epoca la coppia aveva 3 figli e lui era sposato con Jackie Witt. Sia Gore Vidal che Marlon Brando erano tra i personaggi famosi che Woodward frequentava all'epoca. Quando si sono incontrati per la prima volta, il loro legame è stato immediato, anche se inizialmente platonico. In seguito, Newman ha dichiarato di aver provato un'attrazione immediata per lei. Mentre lui aveva una visione più tradizionale, lei era lungimirante e sicura di sé. E grazie a questa differenza la trovò molto più interessante. Quando tornarono insieme nel 1957 per lavorare insieme al film La lunga estate calda, la loro relazione prese una nuova ed eccitante piega. A quel punto, il matrimonio di Newman era già in via di disintegrazione. Con il passare del tempo, il suo legame con Woodward divenne più profondo e, in breve tempo, i due non poterono più negare ciò che stava accadendo tra loro. Dopo la conclusione della procedura di divorzio nel 1958, Newman sposò Woodward con una cerimonia che si svolse a Las Vegas. Trascorsero la luna di miele in Inghilterra prima di tornare negli Stati Uniti per iniziare la loro vita insieme. Il modo in cui Newman gestì il divorzio lo fece sentire in colpa, nonostante fosse entusiasta del loro nuovo matrimonio. In un secondo momento ha dichiarato di non aver spiegato adeguatamente la situazione ai suoi figli. D'altra parte, il suo amore per Woodward era troppo forte da sopportare. L'intensità della loro relazione ha influenzato il loro matrimonio per il mezzo secolo successivo, soprattutto nell'industria dell'intrattenimento.
Stare insieme per mezzo secolo non era un risultato facile. Il loro amore reciproco era profondo, ma il loro matrimonio non era privo di sfide. Una volta Newman fece una dichiarazione sulla sua dedizione a Woodward che divenne famosa. Dichiarò di aver mangiato una bistecca a casa sua. Perché dovrei andare a mangiare un hamburger? L'intento era quello di trasmettere la sua lealtà, ma anche un velato riferimento alle difficoltà e alle tentazioni che dovevano affrontare. La lotta contro l'alcolismo fu uno dei problemi che si trovò ad affrontare. La morte prematura del figlio Scott nel 1978 fu un'altra delle sue tragedie. Dopo un po' di tempo, Melissa, la loro figlia, ha dichiarato che i suoi genitori hanno fatto uno sforzo per stare insieme, anche nei momenti più difficili. Newman e Woodward si trasferirono nel Connecticut per allontanarsi dalle pressioni di Hollywood. Desideravano che le loro 3 ragazze avessero un'esistenza più tranquilla. In diversi casi, Newman ha elogiato Woodward, definendola la ragione per cui manteneva il suo equilibrio. Anche se ognuno di loro stava portando avanti le proprie occupazioni, non mancavano mai di incoraggiarsi a vicenda. Uno degli aspetti più forti della loro collaborazione era l'equilibrio che mantenevano. Le loro carriere lavorative si sono incrociate molto. A partire dal 1958, con l'uscita di The Long Hot Summer, i due hanno collaborato a un totale di 16 film. Rally Round the Flag, Boys, Paris Blues e Mr. e Mrs. Bridge sono alcuni degli altri film in cui sono apparsi. È Rachel che si distingue come uno dei loro duetti più degni di nota. Nel 1968, Newman diresse il film Rachel, in cui la Woodward recitava come protagonista. Il film fu candidato a numerosi premi e ottenne il plauso della comunità degli scrittori. Sia The Glass Menagerie che The Effect of Gamma Rays on Man in the Moon, Marigolds, entrambi diretti da Newman, sono stati progetti successivi ai quali hanno collaborato. I loro film hanno ricevuto molta attenzione per la loro capacità di tirare fuori il meglio l'uno dall'altro. Durante una delle loro interviste, Newman ha dichiarato che il loro successo era dovuto a una combinazione di desiderio, rispetto e pazienza. Sia la loro vita professionale che il loro matrimonio hanno prosperato grazie a questa combinazione unica. Anche se era genuino, il loro amore non era privo di difetti. Erano sinceri sulla realtà che l'impegno era necessario per il matrimonio. Secondo una dichiarazione di Newman, tutti i comportamenti e le sfide si sono in un certo senso appianati nel corso degli anni. Alla domanda sui litigi dei genitori, le figlie hanno ricordato che i loro genitori si preoccupavano di mettere a posto le cose, ma che avevano anche furiosi disaccordi. È stato dichiarato che Woodward non ha gradito il famoso commento di Newman sull'hamburger perché riteneva che facesse apparire il loro rapporto troppo semplice. Anche il loro matrimonio è stato a volte messo a dura prova dall'alcolismo di lui, ma sono riusciti a superarlo con il sostegno della terapia, della perseveranza e di una profonda conoscenza reciproca. Trovarono anche la felicità nelle loro attività. Newman nello sport della guida di auto da corsa e Woodward nel lavoro a maglia, ed entrambi avevano una passione per la beneficenza. Hollywood non era l'unica cosa per cui Paul Newman era conosciuto. Spettacoli indimenticabili. Indipendentemente dal genere, aveva la capacità di far sentire ogni parte come se fosse reale. Nel film Butch Cassidy and the Sundance Kid, uscito nel 1969, ha interpretato un ruolo al fianco di Robert Redford. Redford interpretò il ruolo di Sundance, il lato più sommesso ma più pericoloso della combo. Il loro legame ha reso il film un film che non sarà dimenticato. Il western non era come tutti gli altri western. È stato brillante, esilarante e pieno di fascino. I fan della serie lo adoravano. Il film ha fruttato più di 100 milioni di dollari in tutto il mondo ed è stato candidato a 7 premi Oscar. È l'interpretazione stravagante di Newman a dare un senso al film, dimostrando che anche i criminali possono essere oggetto di affetto. Nel 1973, Newman e Redford collaborarono nuovamente al film La Stangata, girato 4 anni dopo. Grazie all'enorme successo, il film è stato premiato con l'Oscar per il miglior film e ha incassato un totale di 156 milioni di dollari in tutto il mondo. La maggior parte della storia è stata raccontata da Redford, ma la recitazione di Newman ha aggiunto uno strato di complessità ed eleganza alla storia. Questi 2 film non solo consolidarono la sua posizione a Hollywood, ma stabilirono anche la sua collaborazione con Redford come una delle più illustri nella storia del cinema. Negli anni '80,
Newman aveva dimostrato di essere in grado di interpretare personaggi più profondi e intricati. Michael Gallagher fu il personaggio che interpretò nel film Absence of Malice del 1981. Il film non era solo un thriller. Nella sua interpretazione di Gallagher, Newman ha portato una calma passione nella parte e, grazie alla sua performance, è stato nominato all'Oscar nella categoria Miglior attore. Poi, nel 1982, fu emesso il verdetto. Il personaggio interpretato da Newman è Frank Galvin, un avvocato riformato e desideroso di espiazione. Ogni minuto della lotta di Newman è stato reso vivo dalla sua interpretazione. Egli dimostrò la disperazione di Galvin, la sua determinazione e la sua graduale riabilitazione verso uno stato di autostima. Il film fu candidato a 5 premi Oscar, tra cui uno per Newman, che ricevette un'altra nomination. Non vinse, ma la sua interpretazione è ancora considerata tra le più impressionanti della sua intera carriera. Newman è stato nominato agli Academy Awards per diversi anni, ma non è mai stato premiato. Con 7 nomination all'attivo, non è ancora uscito vincitore. Quasi come se avessero capito che non avrebbe mai vinto. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences gli ha consegnato un Oscar, onorario nel 1986 per i risultati ottenuti in carriera. D'altra parte, lo ha ottenuto proprio l'anno successivo. Nel film del 1986, Il colore dei soldi, interpretò lo stesso personaggio, Fast Eddie Felsen, che aveva interpretato nel film del 1961 Lo spaccone. Newman si assicurò che Eddie si fosse evoluto nel corso dei 25 anni trascorsi dalla sua prima interpretazione. Ora è più esperto e più saggio, ma è ancora desideroso di avere un'altra possibilità di gloria. Tom Cruise, che interpretava il ruolo di un giocatore di biliardo adolescente, fu preso sotto la sua ala protettiva. In realtà, non si tratta solo di una storia di mentoring. L'orgoglio, l'ambizione e la domanda su cosa significhi invecchiare in un mondo che non smette mai di cambiare sono stati tra i temi discussi. Il premio Oscar per il miglior attore è stato assegnato a Newman nel 1987. È stata una vittoria a lungo meritata. Non solo per questa parte, ma per tutto ciò che ha contribuito all'industria cinematografica. Nonostante l'età avanzata, Newman non ha mai perso il suo senso dello stile. Sully Sullivan, un brontolone ma affascinante tuttofare che vive in un piccolo villaggio, è il personaggio che ha interpretato nel film Nobody's Fool del 1994. Nonostante Sully sia un uomo pieno di rimpianti, Newman è riuscito a dargli umorismo e calore, rendendolo uno dei personaggi più avvicinabili della sua carriera. Nonostante i suoi 69 anni, continuava a produrre alcuni dei suoi lavori più impressionanti. Grazie alla sua interpretazione, ricevette un'altra nomination all'Oscar. È stato nel film Road to Perdition del 2002 che ha recitato la sua ultima parte in un film d'azione. Il ruolo che interpretò questa volta fu quello di John Rooney. Il legame con il suo figlio surrogato, interpretato da Tom Hanks, è l'attrazione principale del film. Rooney non rientra nello schema del tipico antagonista. Un uomo in bilico tra l'amore e il dovere. Era un uomo. Newman lo ritrae con calma e autorevolezza, conferendo a ogni affermazione un senso di peso e significato. All'età di 77 anni ricevette la sua ultima nomination all'Oscar nella categoria di miglior attore non protagonista. Una carriera che durava da più di mezzo secolo veniva salutata in un modo che sembrava adatto. Nonostante Paul Newman fosse uno degli attori più famosi di Hollywood, la sua vita era tutt'altro che ideale. Le lotte nascoste. Nel suo libro di memorie, intitolato La vita straordinaria di un uomo ordinario, le persone che gli erano più vicine furono colte di sorpresa dalle rivelazioni che aveva tenuto nascoste per un periodo così lungo. Newman non ha mai pensato di avere una vera abilità, nonostante fosse una leggenda. Era convinto che il suo bell'aspetto gli avesse dato delle possibilità. Si considerava inquieto e pieno di incertezze e temeva continuamente che gli altri si rendessero conto che non era così bravo come credevano. Anche dopo aver recitato in film come The Hustler nel 1961 e Butch Cassidy and the Sundance Kid, nel 1969 non riuscì a superare l'idea di non appartenere all'industria. È stata la sua infanzia a provocare questi sentimenti di insicurezza nel suo intimo. Si chiedeva continuamente se alla gente piacesse per il suo talento o semplicemente per il suo aspetto. Nel libro che scrisse, desiderava che il mondo intero fosse a conoscenza della sua vera identità.
Le sue difficoltà non si limitavano alla sua vita privata. Nonostante fosse padre di 6 figli, ha dichiarato di essere spesso assente. Il 1978 fu l'anno in cui suo figlio Scott, che al momento della morte aveva solo 28 anni, morì a causa di un'overdose di farmaci. Alla luce dei problemi di Scott, Newman provò un profondo senso di rimorso. Si chiese se il suo stesso successo fosse diventato più difficile per suo figlio Scott e se Scott avesse provato o meno la pressione di dover essere all'altezza di un ideale irraggiungibile. Tutta la vita di Newman fu alterata dalla scomparsa di Scott. L'esperienza lo costrinse a esaminare se stesso come non aveva mai fatto prima. D'altra parte, anche dopo la catastrofe, gli fu impossibile comunicare la sua infelicità. Dopo un po' di tempo, i suoi figli si resero conto di non comprendere realmente l'entità delle sofferenze che il loro padre aveva patito, poiché non ne aveva mai parlato. Si concentrò invece sull'azione. Nel 1980 fondò lo Scott Newman Center, con lo scopo di educare i giovani sui pericoli degli stimolanti. Nonostante fosse il suo metodo per convertire la sua perdita in qualcosa di importante, non eliminò il dolore che ebbe per il resto della sua vita. Per anni ha resistito all'alcol, un'altra lotta che ha condotto. Altri aspetti della sua vita ne hanno risentito. Ha influenzato alcune delle performance più notevoli che abbia mai offerto. Quando la sentenza fu emessa nel 1982, egli interpretò il ruolo di un avvocato alcolizzato in cerca di perdono. Ho sentito un forte legame con il lavoro. Buona parte delle sfide che il suo personaggio ha incontrato sono state le sue. Alcuni dei suoi primi film, come Buffalo Bill e Gli Indiani, uscito nel 1976, riflettevano il suo rapporto con l'alcol. Nonostante tutto, Newman riuscì a trovare un metodo per riprendere il controllo della situazione. Piuttosto che con la recitazione, lo fece con le corse, il che fu una rivelazione sorprendente. Passione per le auto. La sua avventura è iniziata nel 1969, mentre si preparava per il film Winning, che parlava di un pilota esperto che cercava di vincere la 500 miglia di Indianapolis. Aveva 43 anni quando decise di allenarsi a Lime Rock Park, nel Connecticut, perché voleva che la sua performance avesse un'impronta autentica. Quella che era una questione di preparazione si è improvvisamente trasformata in qualcosa di più significativo. Nel film sono stati ritratti luminari del mondo delle corse come Bobby Unser e Dan Gurney, e Newman si è trovato affascinato dal mondo di questi personaggi. Dopo aver terminato le riprese, Newman acquistò una Datsun 510 e iniziò la sua attività indipendente. All'inizio non era altro che un passatempo. L'anno successivo, nel 1972, partecipò alla sua prima gara commerciale. All'età di 40 anni, la maggior parte dei corridori smette di correre, ma Newman era solo all'inizio. Con lo stesso livello di dedizione con cui affrontava la recitazione, si avvicinò alle corse. La sua fama non è servita ad aprirgli le porte. Dimostrò di avere un vero talento al volante facendosi strada tra i ranghi dello Sports Car Club of America, iniziando con le gare più piccole. Con il passare del tempo, divenne uno dei piloti amatoriali più abili della nazione. Alla fine degli anni 70 aveva già vinto 7 campionati nazionali SCCA. Non era solo un appassionato di veicoli, ma anche un attore. Era un concorrente che prendeva sul serio il suo gioco. L'anno successivo, nel 1979, Newman, all'epoca 54enne, compì una delle imprese più notevoli nella storia delle corse di durata. Partecipò alla 24 ore di Le Mans, considerata da molti uno degli eventi più difficili al mondo, con Rolf Stommelen e Dick Barber, entrambi corridori professionisti. Guidò una Porsche 935. Tuttavia, nonostante l'auto avesse più di 700 cavalli, la gara fu estremamente difficile. La squadra di Newman ha prevalso, nonostante il fatto che molti altri team abbiano faticato a tenere il loro passo. Dopo aver percorso 299 giri, si sono classificati al secondo posto assoluto e al primo posto nelle rispettive classi. È stato un risultato impressionante, soprattutto per chi ha iniziato a correre in una fase di sviluppo così tardiva della sua vita. La sua prestazione ha attirato l'attenzione di tutti nel mondo del motorsport. Il palcoscenico più prestigioso era quello in cui aveva dimostrato formalmente il suo valore. Newman non era solo un pilota fantastico, inoltre era in grado di mettere insieme una squadra vincente. Newman Haas Racing è stato fondato nel 1983 grazie a una partnership tra lui e Carl Haas. In breve tempo è diventato uno dei team più dominanti nella storia della IndyCar.
La loro prima stagione è stata un successo. Il successo della squadra nel 1984, quando Mario Andretti vinse il campionato di kart, dimostrò che si trattava di uno sfidante formidabile. Ancora una volta, la squadra creò la storia quando ingaggiò Nigel Mansell, che all'epoca era il campione in carica di Formula 1. Nel corso dello stesso anno, Mansell si aggiudicò il campionato IndyCar, un risultato mai raggiunto da nessun altro pilota nella sua stagione di debutto. Nel corso di quasi 3 decenni, il Newman Haas Racing ha vinto 108 gare e si è classificato all'8° posto in classifica generale. Nonostante la sua carriera nelle corse stesse prendendo piede, Newman non ha mai smesso di recitare. Nel 2006 ha prestato la voce a Doc Hudson nel film d'animazione Cars, che è stata la sua ultima apparizione cinematografica significativa. Il personaggio, un veicolo da corsa che era già stato ritirato in passato e che aveva una storia famosa, era un abbinamento eccellente. Durante le prime fasi della NASCAR, la Hudson Hornet del 1951 a cui Doc si è ispirato era famosa per il suo dominio e il ruolo riecheggiava la carriera di Newman nell'industria delle corse. Gli è piaciuto lavorare al progetto non solo per il legame con le corse, ma anche per la narrazione che la Pixar porta in tavola. Il film è diventato uno dei film di maggior successo dell'anno, incassando $462 milioni in tutto il mondo. Nel 2007 Newman ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione. Tuttavia, la sua voce è stata reintrodotta nel film Cars 3, creato attraverso registrazioni d'archivio. A quel punto, la sua salute era in costante declino. Ultimi giorni e eredità. Nella sua schietta discussione sull'invecchiamento, ha detto che con l'avanzare dell'età si comincia a perdere la memoria, la fiducia in se stessi e la capacità di sviluppare cose nuove. Nonostante ciò, non ha mai perso il suo entusiasmo. Superstar da Hollywood, Paul Newman era molto di più. Era il tipo di uomo capace di portare con sé sia il successo che il fallimento, trasformando le sue sfide in qualcosa di più significativo. Il 26 settembre 2008 si è spento all'età di 83 anni, ma in punto di morte si trovava a casa sua, a Westport, nel Connecticut, con la moglie Joanne Woodward che lo sorreggeva mentre esalava l'ultimo respiro. Era stato colpito da un cancro ai polmoni. Nonostante il suo nome sarà per sempre associato a film iconici come Cool Hand Luke e Lo Spaccone, la sua autentica importanza va oltre il mondo del cinema. Non ha mai perseguito la celebrità, a differenza di molti altri interpreti, al di sopra di ogni altra cosa. Ha dato priorità alla sua famiglia e alla sua missione di vita. È stata una straordinaria storia d'amore a Hollywood, durata 50 anni. Quella del suo matrimonio con Joanne Woodward. Le 3 ragazze, Nell, Melissa e Claire, sono state cresciute insieme dalla coppia. Inoltre, Newman è stato padre di 3 figli avuti dalla prima moglie, Jacqueline Witt. La sua esistenza non è stata priva di sofferenza. Invece di lasciarsi sopraffare dalla tristezza, ha incanalato il suo dolore in attività. Il centro Scott Newman è un'associazione senza scopo di lucro che egli ha fondato con l'intento di assistere gli altri nella loro lotta contro le sostanze. Le sue azioni dimostravano quanto amasse, nonostante parlasse raramente della sua sofferenza. Quando cominciarono a circolare notizie sulla sua malattia, Newman rispose con umorismo, affermando che i medici lo stavano solo curando per il piede d'atleta e la perdita di capelli. La sua anima è rimasta forte nonostante il suo corpo si stesse deteriorando. Le sue figlie hanno rivelato al pubblico alcuni aspetti della sua vera natura. Nella sua biografia, una delle sue figlie, Melissa, ha raccontato di come soffrisse di problemi legati al senso di autostima. La sua infanzia ha avuto un impatto significativo su di lui, ma raramente ne ha parlato. Sebbene queste ferite precoci abbiano lasciato una cicatrice, Newman riuscì a trovare un modo per andare avanti con la sua vita. La sua seconda figlia, Clea, sostiene che la fonte della sua autentica soddisfazione era l'atto di assistere altre persone. Serious Fun Children's Network è una comunità globale di campi per bambini affetti da gravi malattie. Attualmente è impiegata presso questa organizzazione. Quando va a trovarlo, percepisce spesso la presenza di suo padre ed è consapevole che il suo lavoro continua a plasmare la vita delle persone. Newman's Own, l'azienda alimentare che ha cofondato nel 1982 insieme alla scrittrice A.E. Newman, è considerata una delle sue realizzazioni più significative. Tutto è iniziato con un regalo di Natale apparentemente piccolo.
Newman produsse un condimento per insalata fatto in casa e ne distribuì delle bottiglie ai suoi conoscenti. A causa del gran numero di feedback positivi, decise di venderlo. Per far decollare l'attività, lui e Hochner contribuirono con $20.000. La beneficenza avrebbe ricevuto ogni singolo centesimo del ricavato. Iniziando con i condimenti per l'insalata, l'azienda ha ampliato la propria linea di prodotti includendo salsa per spaghetti, popcorn, pizza surgelata, limonata e persino vino. La qualità della cucina non era l'unico fattore. Attraverso l'uso di frasi umoristiche come "Fine Foods since February", Newman ha contribuito anche al senso dell'umorismo del marchio. I clienti erano entusiasti non solo degli articoli, ma anche dello scopo. Entro il 2022 sono stati donati oltre $100 milioni a cause benefiche. Il Serious Fun Children's Network, che è l'organizzazione attualmente sostenuta dalla figlia Clea, ha ricevuto uno dei doni più significativi dell'organizzazione. Inoltre, l'azienda ha utilizzato la Fisher House Foundation per fornire assistenza alle famiglie dei militari e ha finanziato iniziative comunitarie in Kenya. Dal momento della sua morte fino a 2 anni prima del trapasso, Newman controllò personalmente le donazioni. Per garantire che il suo obiettivo fosse portato avanti, istituì la Newman's Own Foundation, tuttora in funzione. La sua lungimiranza dimostrò che lo scopo degli affari non si limitava al solo guadagno. Il risultato è che si può fare la differenza.